Ed eccoci live. Aspettiamo un po' che entrano i primi. Datemi un feedback se si sente tutto, se il microfono va bene, perché lo vedo basso, ma dovrebbe funzionare. Oggi puntata interessantissima. Facciamo un po' di analisi, cerchiamo di capire bene che diamine sta succedendo sul mercato e cerchiamo di trarre qualche conclusione, soprattutto i livelli chiave da analizzare. Aspettiamo un po' di persone che entrino. Datemi un cenno in chat se funziona tutto. Oggi ho la connessione un po' lenta, spero che funzioni, penso che funzioni tutto bene. Giuseppe, buongiorno, si sente bene? Ok, grande, grazie. Perfetto, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Si vede anche bene? Non lagga, non dà problemi? Perché io qua vedo un po' di interferenza ogni tanto. Ho fatto un po' di pioggia qua vicino dove sono io e distrugge ogni volta tutto. Però se mi date l'ok. Mulder, benvenuto. Ok, vedo che funziona. Tutto ok con video e audio. Perfetto, grazie mille. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Cosa ne pensate? Iniziamo così, iniziamo con una domanda. Cosa ne pensate del mercato attualmente? Cosa pensate che succederà questi 2 mesi? Ormai Uptober non è stato un vero e proprio Uptober, anzi ha fatto abbastanza schifo il mercato. Fatemi sapere la vostra. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Prossimo acquisto camera 1080. È già questa, solo che qua sono su StreamYard, devo fare l'abbonamento, mi è scaduto. Questa qui è in 7, mi pare sia in 720. Devo fare l'abbonamento e mi permettono di streamare in 1080. Giuro che lo faccio. Buongiorno. Fine del ciclo. Fine del ciclo, ok. Cosa ne pensate? Adesso andiamo diretti ad analizzare bene. Intanto qua si stanno connettendo persone, vedo, ok. Dai, fatemi sapere la vostra. Buongiorno, buongiorno, saluto tutti intanto. Dai, ci siamo già un bel po'. Partiamo. Parto prima di tutto con The Gate un attimo, perché in tanti mi avete chiesto che cosa, come funziona, cioè che cosa si può fare. Mi avete chiesto di parlare di Turbo Range. Ecco, ne approfitto per dire che nel gruppo Telegram, adesso vi vado a condividere lo schermo, nel gruppo Telegram ho mostrato un video di come si vadano a impostare i Turbo Range. Che cosa sono i Turbo Range? Sono semplicemente dei liquidity pool. Liquidity pool in cui io vado a scegliere un range operativo, vado a distribuire la mia liquidità all'interno di questo range, quindi molto semplicemente io posso scegliere per esempio Tesla, vado a dirgli guarda dammi e vi vado a mostrare subito come funziona, scelgo un range di prezzo, quindi io qua per esempio di base qua mi sta dando 414, 507, quindi io posso scegliere sul grafico un range di prezzo, per esempio questo range qua, quindi fai 4,57, 4,62. Qui siamo su un grafico, chiaramente esempio stupido, vado a mettere un grafico magari giornaliero che è un po' meglio. Allora, one day, eccolo qua. Si prende un grafico che sia sensato e si va a fare semplicemente si va a scegliere un range. Come funziona? Io vado a distribuire i miei USDC, la mia liquidità all'interno di questo range e in automatico viene smezzato, quindi 50 e 50. Se io qua mettessi 100, cioè $1.000, mi mette $500 per esempio in Tesla, in azioni Tesla, e $500 in USDC. Ora, a seconda del livello che vado a scegliere, perché se io qua entro, un po' come funzionava per il grid trading, no? Chi entra qua si ritrova sopra magari 0, cioè poca roba perché il range l'abbiamo messo qua, quindi siamo molto vicini al range più alto, quindi metterà meno Tesla e più invece più USDC. E viceversa, se io qua mettessi un range più alto, tipo così, andrà a mettere magari 50 e 50, quindi cambia a seconda di quello che io sto andando a selezionare. Però ipotizziamo per esempio di mettere $500, io vado a scegliere un range, per esempio un meno 10, più 10, io generalmente metto un meno 15 e un più 10 più o meno, o un più 7,
Quindi se proviamo a lasciar così un attimo, ci dice che questo è il range, l'estimated APY è del 56%, quindi io sostanzialmente vado a dare la liquidità. Poi cosa succede? Che mentre il prezzo oscilla qua dentro, ci sono trader che tradano, quindi comprano, vendono azioni. Nel momento in cui comprano Tesla, mi vanno a pescare dentro la mia pool di liquidità, immaginiamolo come un secchio, vanno a pescare le mie azioni Tesla e mi lasciano i loro USDC. E quindi si crea un imbalance, se vogliamo. Man mano che il prezzo sale, io avrò sempre più USDC e meno azioni Tesla, perché significa che mi stanno comprando azioni Tesla e mi stanno lasciando USDC. Quando il prezzo crolla, viceversa, avrò più azioni Tesla e meno dollari, perché vuol dire che stanno facendo il contrario, mi stanno cedendo azioni Tesla e mi stanno prendendo dollari da questo secchio che ho creato. Ognuna di queste transazioni mi genera però un rendimento, che è appunto questo rendimento qua. Comunque nel canale Telegram, vi invito a entrare chi ancora non ci fosse, lì ho messo tutto, ho spiegato tutto, ho mostrato anche quelli che sto utilizzando da smartphone, quindi che titoli ho lanciato, che liquidity pool, che turbo range ho lanciato, e spiego veramente tutto l'intervallo. C'è un video più o meno di 8-9 minuti dove mostro tutto come si fa. Questo era per mostrare velocemente come funzionava, visto che in tanti mi stanno chiedendo. Il rischio qual è? Il rischio è quello di, come il grid trading, è esattamente come il grid trading, se il prezzo rompe verso il range alto io non vado più a ottenere interessi finché poi il prezzo non rientra nel range e vado ad avere convertite tutte le mie azioni Tesla in USDC o tutte le mie azioni comunque del turbo range che ho scelto in USDC. Viceversa, se crolla sotto, che questo è lo scenario diciamo un po' più triste magari per molti, io mi trovo tutti i miei USDC convertiti in azione o indice, o presto ci saranno anche PAXG, oro, bitcoin e così via, e quando il prezzo continuerà a scendere io chiaramente mi troverò queste azioni lì dovrò valutare se vendere in perdita, se detenerle e aspettare che il prezzo torni su, quindi lì a seconda di quella che è la mia strategia posso operare. C'è quello che si chiama l'impermanent loss, quindi bisogna fare attenzione perché ok, i rendimenti sono molto elevati, ma bisogna cercare di prendere dei range abbastanza ampi in modo da avere sì un rendimento elevato, ma anche un po' più di sicurezza che il prezzo magari si muova all'interno di quel range. Quindi si può valutare a seconda di quanto si vuole far durare l'operatività, si può mettere per esempio una settimana e costruirsi più o meno un range tipo così sul settimanale, così siamo abbastanza sicuri che ci muoveremo all'interno di questo range e che quindi pescheremo più liquidità. Questo è un po' il quadro con rischi pro vantaggi. Il fatto che lo si può fare sulle azioni, che sono tendenzialmente meno volatili, ci dà chiaramente un po' più di respiro rispetto a farlo, che ne so, sulle altcoin. Quindi secondo me è uno strumento estremamente interessante. Io qua sotto lascio il link Telegram per accedere al gruppo e vedere esattamente quello che è il tutorial pratico che ho fatto. Lascio anche il codice per registrarsi qua su questo DEX che è The Gate, codice STEDEMASI, lascio tutto qua sotto, in fase di creazione del wallet usa pure quel codice lì, e un DEX, ricordo, quindi un DEX come tale ci permette di fare un sacco di cose in autocustodia. Abbiamo questa parte qua dei liquidity pool, ma abbiamo anche gli earning semplici, quindi possiamo andare a prestare la nostra liquidità a dei protocolli sostanzialmente che ci possono dare dei rendimenti in DeFi estremamente interessanti, qua ad esempio un 10,59, un 12,11, quindi ce ne sono diversi che sono sicuramente top, ultra interessanti. Comunque qua sotto lascio tutto. Passiamo adesso a leggere qualche domanda, qualche opinione, vediamo un po' cosa si dice e poi passiamo all'analisi invece del grafico. 2025 deludente per il comparto cripto, se finirà così sarà dura, rimarranno BTC, ETH e le top 15. Ok, ci torniamo su questo perché hai colto un punto importante. Siamo ancora in bull. Ok. Se segui i cicli precedenti il picco sarà a novembre, se tutto è cambiato con l'istituzionale e gli ETF seguirà sempre di più l'azionario. Ok. Bene, vi vedo carichi, vi vedo sul pezzo, quindi passiamo subito al nostro grafico e vediamo che diamine succede. Allora,
A livello temporale, come possiamo vedere rispetto, no, ai picchi del passato, direi che ci siamo praticamente. Ho fatto una linea stortissima. Direi che ci siamo. Qui deve succedere qualcosa. Come ogni vecchio ciclo, leviamo sta roba qua, eccolo qua, come ogni vecchio ciclo, più o meno quei 500 giorni, 560, 530 giorni coincidevano con il picco. Quindi tecnicamente noi ci dovremmo trovare sul picco. Tecnicamente, perché poi in realtà andando a vedere bene quello che sta succedendo sul mercato, vediamo SP500 che continua a stampare nuovi massimi, l'oro che continua a stampare nuovi massimi, gli indici principali che continuano a stampare i loro nuovi massimi, il compartimento cripto, partiamo da Bitcoin, è lì che arranca e fa fatica, e dall'altra parte le altcoin, insomma, non tocchiamo tasti dolenti, come si dice. Andiamo a ingrandire un po' il grafico e vado a segnare quello che secondo me è il livello chiave da analizzare. Qui sono su un grafico settimanale. Analizzo sul settimanale perché è inutile, secondo me, in questa fase andare a vedere il grafico giornaliero o comunque grafici minori. Ora, qua è netto e chiaro il livello su cui ci stiamo muovendo, cioè stiamo continuando a rimbalzare praticamente in un range che lato basso abbiamo toccato, come possiamo vedere qui, allora, a maggio, e se proprio vogliamo andare indietro, dicembre 2024, gennaio 2025. Quindi siamo di fatto tornati, se andiamo a vedere da inizio anno, quindi più o meno da qua, c'è stato il crollo, siamo andati un po' su, ma siamo praticamente tornati, no, come si dice, 0-0 palla al centro, 1-1 palla al centro. Siamo nuovamente sempre su questo range, quindi sempre più o meno lì sui 100k. E questo è strano visto quello che è successo e che continua a succedere sul resto dei mercati. Tra poco andiamo a vederli magari. Anzi, mettiamoli subito così, for reference, ce l'abbiamo. S&P 500, sì, mettiamo anche l'SPX, eccolo qua. Questo è quello che sta succedendo e continua a succedere sull'SP500, continua ad andare su, continua a stampare nuovi massimi, ora ci troviamo a 6.840, ho pensato di fare nel weekend le live e pian piano magari ne farò di più se vi piacciono, perché almeno mercato chiuso riusciamo, no, a vedere un po', ad analizzare. Ecco, guardate che strappo che c'è stato qua, impressionante, cioè siamo passati da aprile 2025 ad un 4.008 a 6.008, cioè qua ci sono 2K di crescita, giusto per avere un'idea, in termini di ritorno siamo a un più 40%. A livello proprio attuale sì, siamo sul 40%, se andiamo a toccare proprio il massimo raggiunto un 42-43%. Quindi questo è il movimento che c'è stato sull'S&P 500. Ora, con questi movimenti uno direbbe, ok, ma perché il resto, cioè perché le cripto non salgono? Perché sono ferme lì? Andiamoci a vedere anche il gold, ma il gold l'abbiamo già mostrato, è inutile, inutile andare avanti. Questo qui è novembre 2023, è andato praticamente up tutto il tempo, solo da agosto ci ha fatto qua, più o meno agosto, 18 agosto, si è fatto un pump fino a 32, quindi un più 32%, e ora ritracciato su un 20. Tra l'altro siamo proprio sul livello che ipotizzavo io di ritracciamento. In realtà ipotizzavo potesse tornare sui 3.600-3.700, si è fermato per ora sui 3.008 e quindi ci sta, vediamo adesso cosa succede. Però questo è quello che sta succedendo nel mercato globale. Oro, indici, ho mostrato solo SP500 e il gold perché sono quelli che chiaramente vengono tradati tendenzialmente di più, sono quelli un po' più utilizzati attualmente, però di fatto abbiamo visto dei movimenti interessantissimi. Qua invece, se andiamo a vedere da inizio anno ad oggi, praticamente siamo rimasti sugli stessi livelli. Quindi se dovessi andare a misurare da maggio, andiamo leva sta roba, da gennaio, eccolo qua, da gennaio ad oggi siamo un più 10%, che
per Bitcoin ha fatto un massimo di un più 27 e poi è tornato su un 10-11%. Questo movimento qui su Bitcoin fa pietà, fa veramente pietà. C'è stato un affosso, come abbiamo visto, ora il perché esatto ci sia stato non lo so, tra l'altro in un momento in cui Bitcoin correva e c'è stato quel famoso crash del venerdì nero delle cripto che ha di fatto invalidato un po' tutto il setting. Allora, arriviamo ai dati, arriviamo ai livelli più che altro chiave che io sto guardando. Poi passo velocemente all'altcoin e poi direi di farci una chiacchierata nei commenti. Allora, i livelli che io tengo d'occhio adesso sono linea, vado a disegnare la linea spartiacque, la chiamo, questa qua è importante, più o meno qua. Questa linea qua è fondamentale. Se vogliamo avere possibilità di vedere un ritorno almeno ai 125k o livelli più alti, dobbiamo riuscire a permanere sopra questa linea qua, cioè stare sopra i 116k. Questo è il livello chiave da tenere secondo me in considerazione, cioè il livello di allarme. Se continuiamo a mantenerci sotto questo livello, allora è molto più facile che il bull market sia finito. Chiaro e tondo, cioè è inutile raccontarsela. È molto molto facile che ci troviamo soprattutto nella fase, perché questa roba qui fatta magari un mese e mezzo fa, 2 mesi fa, ci sta ancora, magari si fa il doppio costrutto, no? Il doppio top, si va su e ok. Fatto in queste fasi, quindi con novembre e dicembre, qui, cioè ottobre ha fatto schifo, novembre e dicembre sono gli ultimi 2 mesi, o il movimento avviene importante sopra questo livello in questi 2 mesi, o ancora meglio in questo mese, o altrimenti io mi aspetto di più un calo, che non vuol dire che in 2 giorni, boom, crolla il mercato, fine dei giochi per quanto riguarda Bitcoin. Per quanto riguarda le altcoin, inutile che spenda parole, con Bitcoin che sta su questi livelli inizia a ritracciare, le altcoin tornano ai minimi dei minimi, anzi forse anche sotto i minimi precedenti del bear market precedente. È possibile però rivedere un ritracciamento magari su Bitcoin, a seconda di quello che succede, diciamo, in ottica di geopolitica, su questi livelli qui. Io, come avevo già detto, un pescaggio di liquidità intorno ai 95k, 96k, quindi in quest'area qui, ce lo potrei vedere. Bisogna vedere con quanta velocità e soprattutto se scende e inizia a lateralizzare, allora secondo me è facile che si continui poi a scendere, che effettivamente il bull market per questo giro sia terminato. Che non lascia l'amaro in bocca, a mio avviso, per quanto riguarda Bitcoin, perché comunque dal bear precedente a 15k a 100k, secondo me c'è stato un bel movimento. Per quanto riguarda le altcoin, per la maggior parte di persone probabilmente lascia un po' di amaro in bocca, e anche a me sinceramente un pochino di amaro in bocca lo lascia, però questo è un po' il quadro, no? Se mi fa un ripescaggio di liquidità e un bel recupero a V, no? Quindi una bella V-shape, e allora lì c'è ancora speranza, diciamo così. In ogni caso, per quanto mi riguarda, se noi rimaniamo e non riusciamo almeno a tenere i 109k o i 110k in queste settimane, è molto più facile vedere una propagazione verso il basso piuttosto che tornare verso l'alto. I 116 sono il livello chiave da monitorare se vogliamo vedere un Bitcoin che magari va a sfondare i 130k, 135k. Altrimenti, secondo me, diventa molto molto improbabile. Allora, Stefano, l'hype sulle cripto e i minimi storici. Nonostante la gente abbia cripto, sia importante investire. Allora, vado a mostrare i commenti e poi torniamo, così intanto commentiamo, altrimenti poi mi perdo. Allora, partiamo da qua. L'hype sulle cripto e i minimi storici, nonostante la gente abbia capito sia importante investire in Bitcoin e che la blockchain sia il futuro. Questo settore sta perdendo tanto. Cosa fare? Allora, cosa fare? Personalmente sono, come dico sempre, molto più su Bitcoin che sulle altcoin. Io mi focalizzo su Bitcoin. Le altcoin ci speculo, compro, vendo, cercando di comprare
ai minimi in bear market, non cercando, cioè non comprando, non entrando all'apice, no, quando tutti parlano di cripto. La mia regola d'oro, ma in generale nel mondo degli investimenti: acquista quando nessuno ne parla, vendi quando tutti ne parlano. Anche se a sto giro non è che sia stato molto discusso, molto chiacchierato. Se si guarda le ricerche, per esempio, sono state relativamente basse. Vedo un movimento guidato per lo più, per quanto riguarda Bitcoin, più dagli istituzionali che altro. Per quanto riguarda le meme, lì c'è stato un putiferio di degenerati, pazzi, furiosi, e c'è ancora. È ancora accesa quella roba lì. Quella roba lì, secondo me, ha portato via un sacco di liquidità drenato dai mercati, dalle cripto, perché la gente ha perso soldi, inutile dirlo, cioè, rug pull su rug pull su rug pull, si va a perdere soldi velocemente, un click e perdi tutto. Per quanto riguarda invece i mercati globali, l'oro ha fatto sicuramente la sua parte, e in realtà anche questa diciamo affosso qua ha contribuito a liquidare, cioè parliamo di 20 miliardi di liquidazioni. Questo soldo, questo denaro è uscito dal mercato, cioè è stato bruciato fuori, chiaro, si è trasferito verso altri portafogli, ma questa roba qui è via, game over, è liquidità drenata, è liquidità tolta, e ora serve liquidità per riportare sul mercato. Ecco perché vediamo arrancare, ecco perché dico che questa roba qua che è successa è stata un bel affosso, un bel affondo per quanto riguarda il mondo cripto, ed è ciò che ha impedito comunque di avere questo 2000, cioè questo ottobre in slancio, perché come possiamo vedere tecnicamente ci mantenevamo sopra questo livello. Magari su un grafico giornaliero si vede meglio. Vediamo un po', one day, eccolo qua. Ecco, riusciamo comunque tendenzialmente a mantenerci sopra questi 116, quindi sopra il livello chiave per me, continuiamo piano piano a mantenerci. C'è stato l'affosso qua, quindi quando non siamo riusciti a mantenerli hanno bucato verso il basso e ci hanno mandato sottoterra. Questo è secondo me importante da guardare, perché sì, qui lateralizzavamo, no, intorno al top, ci sta, come fa l'S&P 500, come stanno facendo un po' tutti. Sotto questo livello, cioè, ci hanno mandato, ma proprio di brutto, di pesante, vedi? Qua c'era sempre un po' di rimbalzo, un piccolo giù, poi un po' di rimbalzo, qua bam, candelozza secca, si va giù in cantina e si inizia a soffrire nel range basso. Tendenzialmente, se si sta a fare questo, è molto più probabile che si abbia poi questo, quindi un ritorno sotto e una propagazione sotto i 100k, a meno che non sia, ripeto, un flash crash 95 o 98, 100k e una V-shape, un ritorno su immediato. Io lo vedrei come un segnale di debolezza più che chiaro. Sentiment crolla proprio sotto le suole delle scarpe e si riparte, secondo me, più con una fase di bear market che di bull. Poi personalmente il 2026 lo vedo più di bear market che bull, questo in base ai dati. Poi bisogna vedere. Teniamo conto che ci troviamo in questa fase, quindi calo di fatto, perché è un calare continuo, come possiamo vedere, lento, inesorabile, anche se all'interno comunque di un range più grosso, però un calo, e arriva anche con notizie come fine QT, arriva con taglio dei tassi, quindi con tutta una serie di notizie che generalmente dovrebbero dare, no, lo slancio un po' in su, come stiamo vedendo su altri mercati dopo tutto, perché è quello che stiamo vedendo sull'S&P 500. Eppure, nonostante ciò, il mercato continua a soffrire, continua a essere in questo limbo. Ho detto non vado a approfondire le altcoin più di tanto perché è inutile che apra il grafico, mi aspetto che non ci sia l'alt season, poi magari, cioè, spero di sbagliarmi, per carità, però non credo che ci sia l'alt season, e non credo che ci sia l'alt season semplicemente perché non c'è abbastanza liquido, non c'è abbastanza hype, non c'è abbastanza sentiment positivo, e c'è un sacco di gente
che ha roba immobilizzata su altcoin che sta solo aspettando di tornare in pari per chiudere e uscire. Anzi, fatemi sapere quanti stanno attendendo proprio questo, cioè quanti hanno in mente di: "Okay, torno in pari su questa altcoin, chiudo, almeno non sono in perdita". Moltissimi penso, moltissimi. E questo dovrebbe farci riflettere sulla possibilità di vedere un alt season come si deve. Se Bitcoin supera i 116, si mantiene stabilmente in queste settimane sopra i 116, quindi ci mostra veramente forza, allora è fattibile che ci possa essere effettivamente non un alt season, ma un po' l'alt season che abbiamo visto 2024-2025 con qualche coin che spinge più di altre. Altrimenti, secondo me, chiude baracca e burattini e per questo ciclo è andata. Io la vedo così. Che non è essere negativi o positivi, cioè voglio essere il più chiaro schietto possibile. I target da tenere in considerazione è il 116K. Se ci manteniamo sopra è fattibile vedere ancora dei movimenti novembre-dicembre importanti e chiudere col botto. Se stiamo sotto è molto difficile che ci siano questi movimenti, è molto più facile che si vada lentamente a cadere, per poi entrare piano piano nel 2026 di bear market, probabilmente almeno nella prima parte. Cosa importante da sottolineare, e qui perché ho nominato il QT. QT non significa in automatico QE, cioè stampaggio come se non ci fosse un domani, iniezione di liquidità. Cioè fine del QT non vuol dire che in automatico inizia il QE, iniziano a stampare. Devo sottolineare questo perché in tanti mi hanno scritto dicendomi: "Ma adesso il mercato si riprenderà, è il momento giusto per entrare perché ci sarà il QE". No, attenzione. La Fed ha detto che terminerà il QT, e perché dico che in questo mese, fino a dicembre, è il momento clou per vedere un movimento, perché le notizie, come sappiamo, noi sappiamo che a dicembre dovrebbe partire cioè dovrebbe ufficialmente essere in QT, quindi fine delle politiche restrittive. Tecnicamente per tutto novembre questa notizia ha tempo per essere scontata, digerita, soprattutto se, come penso che succeda, ci sarà un ulteriore taglio, magari non di 0,5 ma un altro 0,25 a novembre e potenzialmente secondo me anche a dicembre, però qui vedremo poi il da farsi, no? Perché si cambiano di continuo. Però QT significa fine della politica restrittiva, punto. Non è iniezione di liquidità, non è il QE che abbiamo avuto durante il Covid. E secondo me è anche improprio andare a paragonare questo ciclo a quello del Covid. Cioè io il ciclo precedente, quello del Covid, lo lascerei a sé, perché c'erano delle circostanze particolari. Abbiamo avuto gente a casa che non poteva fare altro se non ricevere soldi, sussidi e studiare, buttarsi a cercare soluzioni online. Attività chiuse, vai a guardare cripto, vai a vedere tutte queste robe qui. Liquidità che avevi ferma, iniezioni di liquidità QE da qualche parte deve andare, e quindi per forza di cose abbiamo avuto dei movimenti importanti in quella fase lì. Ora non abbiamo la pandemia, non abbiamo gente chiusa in casa, abbiamo tutto che bene o male funziona, abbiamo asset che drenano liquidità che continuano ad andare alla grande, e quindi non mi posso aspettare di vedere l'alt season del secolo o tutte queste robe qua. E lo so che è brutto da dire, però è così. Io vorrei dire che esploderà tutto, diventeranno tutti miliardari grazie ad altcoin, ma non posso dirlo perché non ho i dati. Quello che devo fare io è analizzare i dati. I dati dicono altro. I dati dicono che quello che è successo durante il Covid attualmente non può succedere semplicemente perché non ci sono gli scenari, non ci sono i dati, non ci sono tutti i tasselli che permettano che succeda. In questo scenario siamo in una situazione standard di mercato, cioè ci stiamo muovendo non spinti da chissà quale cosa strana. Ci sono delle guerre di mezzo, anzi, che tendono magari a frenare un pochino il tutto, il sentiment. Questo è quello che vedo io. Però, ancora una volta, QT non vuol dire QE. E il QE, secondo me, non lo vedremo per un po', perché abbiamo un'inflazione che è praticamente sul 3%. Ed è difficile che in questa situazione si vada a fare un QE, si vada a stampare come se non ci fosse un domani.
E già era difficile vedere i tagli dei tassi, cioè lo 0,25 che han fatto, lo 0,25 che hanno riconfermato, già era difficile vederlo. C'è stato perché? Perché c'era un tasso di disoccupazione fuori controllo e quindi, visto che la Fed ha il compito di mantenere l'inflazione a un livello di controllo del 2% circa, regolare i posti di lavoro, cioè evitare che dilaghi la disoccupazione, e a un certo punto si è trovata a dire: "Okay, cosa faccio? Taglio i tassi e spingo leggermente in su l'inflazione per evitare che però aumentino drasticamente la chiusura, no, cioè la perdita dei posti di lavoro", soprattutto perché la I sta portando via un sacco di posti di lavoro e ancora non è così tanto potente da spronare verso l'alto la crescita, cioè ci troviamo in una fase di transizione, questo è importante da comprendere. E in questa fase di transizione è naturale che, no, si cerca di capire come evolvere, come evolve la cosa. Hanno scelto di tagliare i tassi. Non possono fare un QE, perché se lo fanno mandano l'inflazione alle stelle, possono però rallentare e poi chiudere il QT, ed è quello che tecnicamente si farà, che però non significa in automatico che i mercati partano. Sono manovre che entrano in gioco quando l'economia è frenata, cioè quando siamo messi male. È questo che voglio far passare come concetto. Quindi non è che subito esplode tutto. Allora, vediamo un po' di messaggi, me li sono persi, dove ero arrivato? Qua. Allora, 4 dicembre 2021, stesso grafico, è una copia, poi è venuto giù tutto. Sì, è vero, è molto simile. È molto, molto simile. Però, ancora una volta, non possiamo paragonare quei periodi lì. Cioè, io tutto quel range temporale, parte di Covid, lo lascerei a parte. E anche un bene, prezzi più bassi per comprare. Sì, ecco, e su questo vorrei fare un appunto, perché questo sicuramente chi ha tante altcoin sarà, penso, contento, spero, o chi vuole posizionarsi in altcoin. Penso che quest'anno, appunto, al season, secondo me no. Qualcosa, se Bitcoin si riprende, sì, però tecnicamente non vedo chissà quale, appunto, all season imponente, epica. Però prossimo anno secondo me sarà molto divertente per chi si vuole posizionare, quindi io terrei gli occhi posizionati sul prossimo anno. Andrei su di liquidità, cioè generare interessi, qualsiasi cosa per avere un po' di, no, di ciccia, da poi rimettere nei mercati quando le cose saranno veramente giù, giù, giù. E mi aspetto per le altcoin dei crolli veramente importanti, perché già sono bassi. Bitcoin su questi livelli non se la sta passando bene, ma con ritracciamenti di Bitcoin più pesanti è facile, secondo me, vedere le altcoin veramente arrivare a dei livelli impressionanti, cioè talmente bassi. Abbiamo avuto un po' uno spoiler durante il venerdì nero, no, delle cripto. Abbiam visto che prezzi hanno raggiunto. Ecco, secondo me è fattibile che la maggior parte di altcoin vadano lì, ed è fattibile che ci sia una pulizia estrema del mercato, che venga buttato fuori la maggior parte delle shitcoin, dei progetti che ci sono là fuori. Secondo me è molto, molto probabile. Quindi vediamo cosa succede. Sicuramente noi chiaramente ci aggiorneremo sempre qui sul canale, lì ci sarà ciccia, là si potranno preparare i movimenti, che è quello che ho fatto nel precedente ciclo, cioè io mi sono riposizionato sulle altcoin, come ho sempre detto in trasparenza e anche mostrato mentre lo facevo qua sul canale, sulla maggior parte di altcoin top per capitalizzazione, Solana, Cardano, no, le classiche top. Mi ci son posizionato a fine 2022, quindi tra dicembre, novembre, dicembre e più o meno fino a febbraio-marzo del 2023, in quel range lì. E ho comprato dei prezzi ridicolmente bassi. Facendo poi delle performance, dalle altcoin sono uscito praticamente in toto fine 2024, inizio 2025, quindi io attualmente sulle altcoin c'ho ancora un 5%, a esagerare un 10% del portafoglio cripto, che però è abbondantemente in profitto perché ho già preso profitti. Cioè, tu immagina, Solana l'ho presa a $20, l'ho venduta tra i 150 e i 200 e qualcosa dollari. Quindi
sono ultra in profitto da quel punto di vista, possono anche andare a zero, sono comunque in profitto. Che cosa sto facendo? Sto aspettando solo che ci sia ancora un piccolo movimento, no? C'è giusto quel cippino che ho lasciato lì per vedere che cosa succede. Se il mercato esplode, fa ancora una piccola leg up, chiudo tutto e ci vediamo al prossimo giro. E aspetto che ci sia il crollo veramente secco per andare a riaccumulare e riposizionarmi anche sulle altcoin. Quindi quello è quello che sto facendo attualmente. 116k, quanto è in euro? Avevo un pensierino a vendere gli ETN quando BTC era 107k e ricomprare 92k, ma non l'ho fatto. Allora, in euro, mettiamo la conversione, te lo dico subito. Se guardiamo il grafico in euro, ora io ovviamente tendenzialmente guardo il grafico in USD perché utilizzo il dollaro, però euro-dollaro, però se andiamo a vedere il grafico in euro nella nostra valuta, le cose non è che stiano andando proprio benissimo. Allora, vado a farmi la conversione, dovremmo essere intorno ai 100 più o meno, 116k e più o meno in euro saremo sui 100, qualcosina in meno, ma proprio di poco. Quindi più o meno sui 100k, ecco, in euro. Secondo me siamo tipo sui 97-98, una roba del genere. Voglio mostrare anche, se lo trovo, il grafico, e questo è importante, questo più sul long term. Quindi passiamo ora al long term, che è fondamentale. Ciao Zara, ho visto ora che sei entrata. BTC Gold. Eccolo qua. Allora, questo è un grafico che mi piace di più analizzare, no? Il grafico rispetto all'oro. Vediamo che ci troviamo rispetto all'oro in una fase abbastanza stagnante, anche in questo caso siamo in calo, ma tendenzialmente comunque in crescita. Se poi vado a vedere, stringo, non si può stringere ancora. Allora, vediamo se riesco a mettere un logaritmico, che riusciamo a vederlo bene così. Eccolo qua. Questo è il grafico Bitcoin in rapporto del grafico oro, in scala logaritmica, quindi in cambi non percentuali. Eccoli qua. Questo è quello che io guardo a lungo termine. Ora ci troviamo in una situazione interessante, perché ho messo questo grafico, perché qualcuno mi ha detto: ma perché non paragoniamo Bitcoin all'oro? E ha senso. Ci troviamo in questa fase rispetto all'oro. È fattibile vedere fine prossimo anno un ritorno su livelli più alti. Io questo sto preparando, cioè sto guardando questo. In questo momento sto giocando, accumulando più che altro Bitcoin e oro, perché mi aspetto che ci sia un'escalation importante di prezzo nei prossimi periodi. Non sto a guardare nel breve termine che cosa sta succedendo, se non per speculare. Però tendenzialmente è il long term che dovremmo guardare, non tanto il breve termine. Se il bull market finisse in questo modo, nessuno in futuro sarà così pazzo da andare a diversificare in alt. Questo è un grande cambiamento per il futuro. Io ho solo BTC e ETH, mai viste le condizioni. Ok? Allora, sono parzialmente d'accordo, perché comunque il mercato cripto è un mercato ancora relativamente piccolo, anche se è grosso, cioè vediamo fa delle buone capitalizzazioni, però è ancora abbastanza di early adopter, se vogliamo. Quindi è fattibile che ci siano nuovi che entrano nel mercato cripto e che si lanciano a capofitto su altcoin, su meme coin e su tutta sta roba qui. Qui non è detto che non ci sia diversificazione in quel reparto lì. Ecco, una cosa importante devo dire è diversificare nelle altcoin. Per me non ha alcun senso. Ha senso prendere una manciata di coin, puntare sulla manciata di coin in bear market, vendere in bull market, ma creare un portafoglio diversificato sulle altcoin per me non ha senso. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole,
ma per me non ha senso. Per me quello che ha senso è andare long term su Bitcoin, se vogliamo mettere qualcosina in ETH, giusto il cippino anche lì long term sempre, ma poi le altcoin, la maggior parte delle altcoin sono utilities, cioè servono per pagare le gas fee. Poi la gente ci specula, fa tutte le varie cose, ma di base la maggior parte servono per utilizzare i protocolli, cioè i SOL servono per muoversi sull'ecosistema Solana, gli ETH servono per muoversi sull'ecosistema di Ethereum e così via. Secondo me andrebbero utilizzati più che acquisiti come fossero azioni, perché c'è questa concezione che le altcoin siano come fossero azioni, ma non è vero, non sono azioni, sono un'altra roba. Magari le azioni del futuro? Potenzialmente, ma sono un'altra cosa. Primo, perché la maggior parte degli altcoin vengono stampate di continuo. Le azioni sono tendenzialmente fisse, ogni tanto si fanno creazioni, cioè ritirano fuori altre quote, fanno scissioni, fanno cose, però tendenzialmente è un altro paio di maniche. Secondo, distribuiscono dividendi. La maggior parte di altcoin no, non dà nessun dividendo, devi metterle in staking e ottieni qualcosa. Sì, ottieni nuove coin però che vengono generate. Quando tu non metti in staking le azioni, però quando tu acquisti azioni, ottieni dividendi da quello che quelle azioni guadagnano, cioè quelle aziende sottostanti guadagnano. Non guadagni altre azioni. Cioè ci sono delle particolarità da diversificare, da mettere bene sul tavolo e analizzare. Ecco perché io non sono per vedere le altcoin come fossero aziende. Di conseguenza non vado a diversificarci sopra, perché so che le altcoin oggi, se Bitcoin è alto, le altcoin tutte, bene o male, sono alte, se Bitcoin va giù, tutte vanno giù. C'è quella che va giù meno, c'è quella che va giù di più, ma di fatto più o meno seguono tutte l'andamento di Bitcoin. È inutile raccontarsela. Ecco perché secondo me ha molto, molto, molto più senso analizzare bene quelle che hanno magari un po' più di potenziale, che secondo me sono sempre le top per capitalizzazione, in bear market, posizionarsi, il prezzo pompa, mi piazzo dei target d'uscita, esco e ciao, fine. Ritorno invece in ciò che effettivamente sul lungo termine ha più senso, che è ad oggi Bitcoin. Ad oggi Bitcoin è asset, Ethereum infiliamocelo, ma il resto delle altcoin cosa sono? È molto importante questa suddivisione perché aiuta a non farsi male e aiuta a vivere tranquilli queste fasi di mercato. Ciao Stefano, ci sono alcune alt che stanno performando molto bene come ZEC oppure Tao. Cosa ne pensi? Allora, Zcash mi ha fatto sorridere il momento in cui è partita molto in alto, che ha fatto proprio uno strappo verso l'alto, che è quando Bitcoin è crollato. Quindi io non ti so dire bene il perché e il per come. Ti so dire che sono progetti sicuramente interessanti, sono alcune delle poche altcoin che hanno qualcosa effettivamente per le mani di sensato, no? Zcash come Monero è la privacy coin, mentre Tao, tutta la parte di AI e cose varie, cioè ci sta, ok? Ora, è fattibilissimo vedere in bear market, in bull market, comunque delle altcoin che performano. Ora siamo in bull market, anche se grosso modo tutto il mercato non se la sta passando bene, alcune performano bene, ma andiamo magari in condivisione grafico, vediamo giusto per avere un'idea, no? Allora, mettiamo ZEC. Buonanotte. Dov'è? Eccolo qua. Ha fatto sicuramente dei movimenti interessantissimi, cioè è inutile raccontarsela, non c'è niente da dire. Però sono quelle cose che succedono, come era successo per FET, per esempio, che aveva fatto dei movimenti assurdi mentre tutti erano un po' sottoterra. Secondo me sono quelle cose un po' passeggere, cioè dove si sposta l'attenzione, ecco. È più una questione di sentiment, di dove va l'attenzione delle persone, in una fase o nell'altra. Non è la valuta per me
che va to the moon, così, cioè non esistono per me altcoin che grosso modo possano fare nel lungo termine meglio di Bitcoin ad oggi, per una questione concettuale più che altro. Però è quello che dicevo prima, andare a posizionarsi in bear su valute tipo ZEC piuttosto che Tao, piuttosto che diciamo una manciata di valute non in ottica di diversificazione, può essere una mossa saggia. Dirti il perché stanno performando molto bene per me è solo una questione di sentiment, cioè una questione di attenzione, no? L'attenzione sta andando su determinati progetti, quei determinati progetti tendono ad andare. È un po' come quando c'era il boom dell'AI e tutti andavano sulle coin legate all'AI. Un po' è come quando c'era il boom degli NFT e tutti andavano sugli NFT. C'è stato il micro boom degli RVA, tutti sugli RVA, e torneranno secondo me nel prossimo bull market. RVA è una cosa secondo me da tenere in considerazione. E così, cioè la gente sposta l'attenzione a quello che è in trend. In questa fase privacy coin può aver senso che sia in trend, visto quello che sta un po' succedendo nel mondo. Tao idem è ancora in trend, vediamo però che cosa succede. Per entrare nelle alt in che senso? Forse ok, si collegava a questo commento qua. Ma viste le condizioni per entrare nelle alt. Bear market, in pieno bear market c'è assolutamente spazio per entrare nelle alt, visto che l'ho nominato prima, metto un sol, no, non tu, ma allora sono solo futures. Ok, ho parlato di Solana, eccolo qua. Avevo addirittura lasciato, cos'è questo? Non mi ricordo. Fine 2022. Metto un grafico settimanale. Eccolo qua. Questo era Solana fine 2022. Questo. È qui che bisogna cercare gli entry sulle altcoin, non qui, non quando ne parlano tutti. Qui, quando la maggior parte di persone dice, è finito, il progetto è finito. Se tu credi che sia un progetto interessante, quindi che abbia potenziale, allora, ed è il motivo per cui io vado sulle altcoin più capitalizzate, allora entrare qui per esempio fine dicembre, 26 dicembre 2022, Solana ha toccato un minimo di $8. Cioè è stata tradata in questa giornata tra un massimo di 11,49 e un minimo di 8. Fai una media di $10. Da qui al suo picco, mettiamolo qua, ecco che cosa c'è stato. Ora, io non sono entrato così in basso, quello che ho fatto è semplicemente ho aspettato che il prezzo scontasse. Quando ho visto il crollo potente, sono entrato da qua più o meno in tutta quest'area qui, con un prezzo medio più o meno intorno ai 20 qualcosa dollari, sarà poco più di $20, fai tra i 20 e i 25, $27, che significa tradotto più o meno da qua, così, in quest'area qua, significa al picco di aprile 2024, quindi un annetto se fai da settembre, ipotizza proprio la rottura, no? Da questo lato qui fino ad aprile 2024 un più 740%. Ho scaricato su che livelli? Gradualmente, io vado sempre a scaricare gradualmente, non vado entro qui ed esco qui, perché questa roba qui non esiste, ok? Sono andato a scaricare gradualmente a partire da questo livello qua, fino più o meno qui, poco sotto il massimo raggiunto. Quindi più o meno ho scaricato su Solana dai $100 fino ai $200 più o meno. Quindi più o meno fino a questo livello qua. Ora, qua in mezzo ci sono stati dei profitti più che buoni.
più che buoni, perché siam passati da tipo un più 300 fino a un più 600, 700%. Questi son dei profitti ultra buoni. Ma è così che si costruisce quando vedi che le altcoin sono a questi livelli. Io quando inizio a vederla a un -70, -80%, quindi quando sono su questi livelli qua, più o meno, qua inizio a entrare. Vedo anche a che punto del ciclo ci troviamo, cioè se lui mi fa questo livello domani, inizio bear market, non entro, cioè aspetto che passi 1 anno, monitoro, mi piazzo i miei ordini in accumulo, banali limit order, o se vuoi fare un DCA fai un DCA, però tendenzialmente aspetto che ci sia il calo. Quando vedo che c'è il calo ed è già un po' in là, quindi sono entrato, ho iniziato a entrare verso fine novembre, dicembre 2022, quindi a fine, tra virgolette, ciclo, quando ci si aspetta poi 23-24 di nuovo up, perché abbiamo questa ciclicità, se vogliamo, nel mondo cripto dei due anni giù, dell'anno giù, 2 su, 1 giù e così via. Ecco, questa roba qui tende a riportarsi anche nel mondo altcoin, ovviamente, perché se funziona su Bitcoin si può fare poi sul resto del mercato. Io seguo Bitcoin, vedo come si muove su on-chain, i dati on-chain, e in base a dove ci troviamo nel ciclo decido se iniziare a posizionarmi o meno, ma semplicemente per un concetto, che se lui oggi si trova a meno 50% per dire, ma siamo a inizio bear market, ecco, è probabile che ci sia un ulteriore crollo. Tutto qui. Allora aspetto, lascio correre, non sono impaziente. Quando vedo che ci troviamo già in una fase inoltrata di bear market, quindi sono già passati almeno 8, 9 mesi, 1 anno, tac, inizio a fare le mie puntate qua e là. Ogni tanto, graduali, e poi attendo. Aspetto di andare in bull e inizio a vendere. Non aspetto l'alt season, aspetto che quel titolo mi torni su i livelli chiave che ho selezionato. Quindi in questo caso per me un ritorno sensato poteva essere un recupero di questo livello qua, su cui però non sono andato a scaricare più di tanto, se non qualche posizione presa più in basso, semplicemente perché il mio prezzo medio era tipo qua, quindi abbastanza vicino. Quindi ho lasciato il recupero di questo livello qua. E da qui in poi ho iniziato a scaricare verso il massimo precedente. Non ho messo il take profit a $1.000 perché Solana arriverà a $1.000. No, l'ho tenuto ad un livello sensato su prezzi già visti, dove è più probabile che il prezzo poi possa tornare in prima battuta. Questo è il come mi sono mosso io e il perché. Da replicare secondo me poi in bear market. In questa fase è possibile, per la piega che sta prendendo un po' il tutto, rivedere prossimo anno, comunque in fase di bear market, se effettivamente ci sarà il prossimo anno. Io non credo nel super ciclo che molti dicono, però se effettivamente ci sarà questo bear market il prossimo anno, penso di rivedere Bitcoin su livelli, cioè scusami, la maggior parte di altcoin, Solana compresa, magari ritornare veramente a $20 o giù di lì, e lì può diventare interessante. Geopoliticamente è vero che America e Russia vogliono arginare la Cina, ma sono insieme come nel multipolismo solidale, BRICS, la prospettiva è buona, no? Secondo me abbiamo pochi dati per dirlo. La Russia sicuramente è comunque nei BRICS, ma un po' risente della potenza della Cina, ma non penso che ci sia ad oggi la volontà di alleanza America-Russia. Difficile, fattibile, ma difficile. Vediamo, qui secondo me siamo troppo oltre con questo tipo di domanda, dobbiamo aspettare e vedere un po' più di scenari. Dobbiamo vedere che cosa succede. Ah, ok, per prima, in euro. Allora. Ma allora non è un asset. A che cosa ti riferisci, Giovanni? Scrivimi qua sotto nei commenti che cosa ti riferivi e approfondiamo.
Allora, Giuseppe, oggi mi sento per la prima volta negativo. Nonostante un portafoglio leggermente in positivo, purtroppo sono tra quelli che a dicembre 2024 ha aspettato gennaio-febbraio 2025 e non ha fatto cash. Ah, ok. Sì. Quello ti posso dire, ci son passato anch'io, ma ci siam passati un po' tutti secondo me. La cosa migliore da fare in quelle condizioni è piazzarsi, come ho fatto, come ho mostrato poco fa, dei target e andare a vendere in quei target lì, punto. Quindi non importa quello che succede, quelli sono i target che noi stiamo scegliendo in base a delle analisi che abbiamo fatto e quindi a quello puntiamo. Se attendiamo la narrativa, cioè, ci sarà l'alt season, tutto esploderà, queste cose qui, rischiamo poi di rimanere con del cash appeso. Secondo me è importante invece avere dei target bene in mente, cioè entriamo nel mondo delle altcoin, degli investimenti con un obiettivo che è quello di fare soldi. Se l'obiettivo è fare soldi, dobbiamo fare soldi. Quindi dobbiamo avere una strategia che ci porti effettivamente, e ne ho parlato ampiamente e ne continuo a parlare nel corso che ho fatto, dobbiamo avere una strategia chiara, pratica, che ci porti in quella direzione. Quindi dobbiamo avere dei target dico io, che ci rendano soddisfatti. Quando mi chiedono: "Ma quando uscirai dal mercato?" Uscirò dal mercato quando sono soddisfatto. Perché sono uscito dalla maggior parte di altcoin? È perché quando ho detto: "Io esco fine 2024, inizio 2025, ma più nella fine 2024", ho fatto un video, devo cercarlo, se lo trovo lo rimetto qua sotto. Ho detto: "Io ragazzi esco dalle altcoin", e mi han detto: "No pazzo, ci sarà un alt season incredibile". Non me ne frega niente. Non me ne frega niente perché avevo Solana già in profitto 300%, mi aveva preso praticamente quasi tutti gli ordini, da lì fino a un più 600%, ho già fatto il mio, cioè a me va bene così. Se poi ci sarà l'esplosione ulteriore, pazienza, mi perdo un gain in più, va bene, ma intanto ho raggiunto il mio obiettivo. Cioè, dovevo guadagnare, sono entrato con 100, esco con 1000, raggiunto l'obiettivo, fine. Se poi ma saresti potuto uscire con 100.000, okay, ma sarei anche potuto tornare a 50. E questo secondo me è l'importante. E purtroppo nel mondo cripto non si tiene in considerazione, ed è il singolo elemento che secondo me, se compreso bene, ti permette di non farti male quando operi. Quindi ci sta, cioè non preoccuparti, ci siam passati tutti, ci passeremo tutti, chi i nuovi soprattutto, però si va a migliorare e imparare poi di volta in volta. Anch'io ho comprato a quei livelli 2020-2023, ma c'è un grande ma. Mh-mh. Ti capisco, ti capisco. Quelli sono il fatto che tu abbia preso a quei livelli probabilmente ti permette di essere, forse l'avevi scritto prima, ancora un po' in positivo. E questo è sicuramente ottimo. Però sì, secondo me bisogna scaricare gradualmente, così come si entra gradualmente sul mercato delle altcoin, si esce gradualmente quando siamo a livello ciclico abbastanza in là e quando abbiamo dei gain importanti in tasca. Cioè, scorsa settimana, 2 settimane fa, mi han scritto alcuni che su Tao erano belli in profitto, visto che prima abbiamo citato Tao, e mi han detto: "Ah, io sono un più 200%, mi sembra", adesso non ricordo la cifra esatta, potrei dire una cazzata. Però mi han detto comunque sono abbondantemente in profitto, ma qualcosa tipo di un per 2, no? Cosa faccio? Aspetto che arrivi a X? No, cioè inizia a scaricare. Sei soddisfatto? Sì. Inizia a scaricare. Ma se poi sale di più? Okay, e se poi crolla? Cioè, gradualmente. I portafogli si costruiscono gradualmente, non di botto. Non è entro con 100 €, ne faccio 100.000, esco, sono un grande. Non è così, non è una lotteria. È un qualcosa che si costruisce nel tempo. Entri quando è il momento sull'altcoin, scarichi i ritorni di liquidità, la metti a generare interessi, aspetti di riposizionarti quando è di nuovo il momento. Nel frattempo, sul lungo termine, tac, accumuli Bitcoin. Questa è la magia del mondo cripto, cioè questo è il modo in cui si raggiungono i risultati. Sul lungo termine, la maggior parte ce l'hai in portafoglio su Bitcoin, che accumuli sul lungo termine.
Sul breve termine speculi, giochi con le altcoin, ok? Compri quando è molto basso, inizi a scaricare man mano che il prezzo sale, prendi quella liquidità, te la metti da parte e la riutilizzi mentre genera interessi per riaccumularti Bitcoin. Fine della fiera. Questo è. Tutto qui. Cioè posso chiudere il canale, dico questo, lascio questo video qui, tolgo tutti gli altri video e ho già detto tutto quello che si può fare e che si dovrebbe fare sul mondo cripto. Siamo già a 1 ora. Cavolo, il tempo vola. Ci sono altre domande? Se no passiamo in chiusura. Fatemi sapere, fatemi sapere. Intanto qua mi do un'occhiata al grafico e vedo come va. Bitcoin attualmente è a 110 sembra, aspetta, ingrandisco. Su 110,2, dai, vediamo se riesce a recuperare. C'è comunque sul settimanale un po' di segnale di recupero nell'ultima candela. Allora, ma quando hai scaricato la liquidità, in che cosa viene convertita per reinvestire? Allora, personalmente l'ho messa in USDT, allora, l'ho tenuta su diversi protocolli, ad esempio prima ho mostrato The Gate, su The Gate si usa USDC, non c'era ancora allora, giusto per avere un'idea, no? La tieni a generare interessi, la puoi tenere, visto che siamo in bull market è difficile vedere crash incredibili del mercato, quindi è fattibile che la maggior parte di exchange tendano a stare in piedi e in bear market che diventa pericoloso. Una buona parte l'ho messa in arbitraggio perché durante il bull market è facile avere percentuali ritorni abbastanza elevati. Ho fatto dei video, se non ricordo male, sull'arbitraggio qua sul canale. Automatico, semi-automatico, manuale, lo si può fare come si vuole. Intendo l'arbitraggio futures spot, quindi per giocare sulle funding fee sostanzialmente. In bull market è facile riuscire a raggiungere anche percentuali di annualizzato medie di un 20%, è fattibilissimo. E quindi una buona parte di liquidità l'ho parcheggiata lì, a generare interessi. Una parte negli earning, lending, protocolli vari, dove vai appunto a prestare liquidità e ti tornano interessi. Esempio, in CeFi ci sono tipo uHodler, Nexo, ce ne sono un bordello. In DeFi, The Gate, per esempio, puoi prestare i protocolli. Ci sono liquidity pool varie, dipende poi su che protocollo si va. Comunque ci sono un sacco di soluzioni. Anche exchange tradizionali come Binance, BingX, qualsiasi exchange hanno sempre una sezione earning dove si riescono a ottenere interessi più o meno importanti. Per esempio su BingX più o meno la media era di un 10% ed era fantastico, quindi metti la liquidità lì, lei ti genera interesse e tu aspetti. Poi lo so che io sono un fan dell'autocustodia, lo sottolineo sempre, però in determinate fasi se devi fare lavorare la liquidità la fai lavorare in attesa, no, di riposizionarsi sul mercato, e quello che vai a generare può essere interessante per alimentare i piani d'accumulo, perché tu immagina compri Solana a 100, vendi a 1000, prendi 1000, li metti a generare interessi, ti fanno, che ne so, 10 euro a settimana, ok? Quei 10 a settimana li riconverti in Bitcoin. Cioè non vai a uscire, o magari 5, fai un piano d'accumulo da $5 a settimana e tu 5 te li riparcheggi in liquidità che ti fa interesse composto man mano che cresce, il resto lo vai for free, gratis, a parcheggiare e ti fa un piano accumulo su Bitcoin. Ho fatto un esempio con numeri piccoli, totalmente sparati a caso, però per avere un'idea. Spero di aver risposto. Grazie a risposte, grazie a te per le domande. Utilizzo ancora il tuo metodo di arbitraggio su Pionex, top, grazie. Ecco, esatto, parlavamo proprio di arbitraggio. Su Pionex c'è automatico, io lo faccio sia automatico che manuale e porta delle percentuali impressionanti in bull market. In bear market fa cagare, infatti in bear market tiro via la liquidità dalla maggior parte di exchange, ritorno sui miei wallet e attendo che il prezzo crolli per poi andare a riposizionarmi dove mi interessa. Perché in bear market sappiamo è comunque sempre un po' pericoloso avere liquidità sui checks. In bull market c'è veramente un parco giochi, puoi fare di tutto. Un'altra cosa che uso molto sono le opzioni, per esempio,
e in fasi laterali come questa sono una manna dal cielo, cioè sono veramente una manna dal cielo. E con qualcuno ho condiviso qualche dato di opzioni, cose varie che utilizzo e veramente son potentissime. Quindi diciamo che la liquidità è una di quelle parti che viene poco gestita e poco ragionata, però è veramente potente. Nel mondo cripto è purtroppo bisfrattata, perché la gente va a cercarsi l'ultima altcoin che ti farà il 100 ma non è quello. Come ho detto bisogna costruire gradualmente, cioè banalmente se tu hai 10K, 10K di Bitcoin, 10K in dollari per esempio, tu li prendi, li metti a un interesse medio, fai del 10% annualizzato, che significa $1.000 all'anno. Ogni anno ti porti in casa, no, il 10% di questi 10K, c'è $1.000. Se questi qua tu, anche solo la metà, il 60%, il 70%, fai $700, li riconverti in BTC o li tieni lì pronti per essere riconvertiti in BTC nel momento in cui è più propizio, no, il mercato magari è crollato, per alimentare i tuoi piani d'accumulo, tu ti sei costruito una macchina che continua gradualmente e ti permette gradualmente di accumulare, senza curarti del prezzo dove sale, dove scende, 0. Ora, ci sono strumenti come per esempio appunto l'arbitraggio, che è facile in bull market fare un 20-30% anche di annualizzato, significano soldi, sono soldi che tu vai piano piano, piano piano, piano piano, piano piano a riutilizzare per alimentare tutta la giostra e nel tempo va a crescere il tuo portafoglio. Questo è molto importante, cioè non stiamo focalizzati lì al oddio, devo prendere la coin più meno costosa di tutte perché poi farà il massimo. No, basta avere una parte importante di liquidità che genera però interessi. Questi interessi tu li puoi utilizzare per accumularti Bitcoin, avere ancora più liquidità per rigenerare più interessi, accumularti le altcoin quando è il momento, cioè puoi direzionarla potenzialmente nel mercato cripto, cosa che non si può fare ad oggi nel mercato tradizionale, perché se arrivi al 2-3% di interesse annualizzato è già tanto, ma nel mercato cripto ci sono soluzioni che ti portano un 10, un 20% in liquidità risk free, nel senso che non vai a rischiare capitale se non mettendolo su piattaforme che possono fallire, ma exchange anche colossali, grossi, quindi non devi per forza andare nell'ultima piattaforma potenzialmente scam. Tu i tuoi 10K te li puoi tenere lì, ti generano una percentuale che tu puoi usare per accumularti le cripto e posizionarti sulle cripto che vuoi. Risk free, nel senso che c'è sempre il rischio di controparte, c'è fallimento, ok, ma di fatto il capitale, la tua base di partenza è quella ed è ferma lì. Puoi anche fare cose di questo tipo nel mondo cripto. Quindi non capisco perché si debba cercare di prendere la coin più sfigata di tutte perché poi arriverà a 100.000 come Bitcoin, diventerò miliardario, quando si può con metodo, strategia, un punto alla volta, un passo alla volta, costruire il proprio portafoglio sul lungo termine. Cioè, è così che sono andato pian piano, gradualmente, a costruire il mio portafoglio. Accumulando, 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 accumulando Bitcoin che se li accumuli utilizzando interessi o profitti generati da vendite altcoin, cose varie, cioè tu parti da un tot di capitale, 100.000, ok. Inizi a fare il tuo, anzi facciamo più facile, $1.000, $10.000. Inizi a fare il tuo, man mano che aumenti liquidità la vai a parcheggiare piano piano e ti vai a costruire sul lungo termine il portafoglio. Sei molto più incentivato perché hai una parte, una base, che è quella con cui sei entrato, quindi mal che vada perdi, ma non perdi quella base lì. Quindi hai la tua base, sei comunque a break even, hai perso tempo al più. Ok. Intanto però ti costruisci il portafoglio con interessi, con tutto quello che viene generato a partire da quella base lì. Ecco che quando ci sono i crolli, te ne frega relativamente, perché sai che stai guardando sul lungo termine. E questo è secondo me il trucco. Grazie per la domanda. Altre domande, altre domande? E poi andiamo in chiusura veramente che inizio a aver fame, non so voi. Che ore sono? Ah, abbiamo già fatto mezzogiorno e 14. Bene, 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 bene. Tra poco è ora di pranzo.
Andiamo in chiusura? Mi piacciono queste live? Vi piace fare aggiornamenti, chiacchierare un po'? A me devo dire mi stanno appassionando. Mi stanno appassionando un sacco perché è un bel modo per interagire. Non sono un fan delle live, io sono molto spartano, molto basic, però devo dire che è interessante perché si può analizzare, si può andare a fondo. Ecco, tra l'altro, questa settimana esce un video, non so già se lunedì o venerdì, uscirà un video secondo me spaziale. Grazie per i feedback, grazie ragazzi. Uscirà un video spaziale, dicevo, sul mondo dell'AI. Ora non vado troppo nei dettagli, non voglio spoilerare, però ecco, è una cosa che ho sentito di fare perché in tanti mi hanno scritto proprio di questo, di Nvidia in particolare, e quindi ho deciso di fare un aggiornamento mirato. Se piace ne fanno compagnia. Grazie mille, grazie mille. Son contento. Quindi tenetevi pronti, penso tra lunedì e mercoledì uscirà questo video qua ed è un video veramente potentissimo, secondo me, da tenere bene in considerazione perché ora sì, siamo tutti euforici, tutto sale, tutto fantastico, tutto figo. Però, però il rischio bolla, spoiler, o un rischio molto più potente, molto più pesante è da tenere in considerazione ed è il motivo per cui il compartimento oro, metalli, risorse sta spingendo forte, perché c'è un sentiment in calo e questo spiegherò il perché proprio in quel video lì. Mi hai chiarito le idee? Grazie, grazie a te. Grazie a te. E quindi veramente top, top, top. Dai, andiamo in chiusura. Vi ringrazio per essere stato qui con me. Auguro un buon pranzo a tutti. Non guardate troppi grafici in questo weekend, perché tanto sì, questo weekend pausa, questo weekend riposo, niente grafici e speriamo non ci crolli tutto addosso di nuovo. Vediamo se riusciamo più che altro a recuperare questi 116 e spingere, farci un bel novembre-dicembre. Comunque porteremo aggiornamenti. Ricordo qua sotto lascio tutti i riferimenti, tutte le cose che ho detto durante il video, me lo riguarderò perché mi perdo sempre. E lascio anche il codice di The Gate, se volete provarlo, lì si possono ottenere interessi, visto qualcuno che chiedeva appunto, Rosalia, chiedeva degli interessi, ho mostrato all'inizio del video, della live, dove si possono prendere anche in DeFi, sempre prestando liquidità, quindi ci sono sempre comunque rischi di protocollo, tutte quelle robe lì, non c'è mai nulla risk free totale, se non, no, anche l'autocustodia comunque ha un po' di grado di rischio e lascio comunque qua sotto poi tutto. Alla prossima, grazie a voi. Ciao ragazzi, buon appetito. Un abbraccio.